come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, video brevissimo perché devo parlarvi di un paio di pagamenti da parte dell'INPS che hanno le date calde, quindi mi raccomando prendete nota, prendete carta e penna, il calendario e scrivetevi queste date che adesso vi dico. Prima di iniziare però, lo vedete questo collegamento internet? Bene, scrivetevelo, poi dopo che avete visto il video, alla fine di che avete visto tutto il video, andate su internet, lo digitate e da lì si parte perché da lì si può diventare super iscritti al mio canale YouTube, vedere dei video esclusivi riservati agli abbonati che non possono vedere tutti quanti. Da lì si può ricevere una cartolina digitale da parte mia, più tante altre cose utili e interessanti che ovviamente ho racchiuso all'interno di quel collegamento lì. Tra l'altro ve lo lascio anche qui sotto in descrizione video, così se vi viene più comodo basta che aprite la descrizione e cliccate là sotto. Allora, primo pagamento di oggi, quando sarà pagata la cassa integrazione che deve ancora arrivare questo mese. Chi è ancora in attesa del pagamento della cassa integrazione in deroga, del fondo per l'artigianato, di altra tipologia di cassa integrazione oppure di quella pagata direttamente dall'INPS o dall'ente bilaterale, deve per forza controllare le date di accredito direttamente sul sito internet dell'INPS nel servizio che si chiama fascicolo previdenziale, cliccando poi su prestazioni e pagamenti sul menu a sinistra. Ma non solo, perché un'altra cosa molto interessante è che se non ci sono ancora le date disponibili oppure i pagamenti, fate prima, basta chiedere al proprio datore di lavoro quando è stato inviato il modello SR41 o il prospetto di liquidazione. E giusto per vostra informazione, il modello SR41 viene inviato telematicamente all'INPS dal proprio datore di lavoro e serve per comunicare tutte le informazioni necessarie all'accredito delle integrazioni salariali e per l'accredito sull'estratto contributivo del lavoratore della contribuzione figurativa. Altro pagamento di oggi, vediamo un pochino di capire l'assegno di inclusione con accredito pagamento in questo mese. Vediamo di capire le date. Quindi in questo mese sono diversi pagamenti da parte dell'INPS, per oggi vediamo il calendario veloce con le date in cui dovrebbero essere predisposti gli accrediti di ADI. Quindi l'accredito di questo mese viene fatto in due date diverse a seconda del tipo di domanda che viene fatta dai beneficiari e quindi avremo con il calendario ufficiale da parte dell'INPS sotto mano, avremo per i nuovi percettori, per tutti quelli che hanno fatto la domanda per la prima volta o che nel mese precedente hanno fatto domanda di rinnovo, abbiamo il 14 di giugno che qua mi segna come un sabato. Però siccome che il sabato sappiamo già che non pagano mai, a parte rarissimi casi, a sto punto credo che sarà anticipato al venerdì prima, venerdì 13, vabbè. E quindi sabato 14 giugno sarebbe la data ufficiale, ok? Per i nuovi. E poi avremo l'accredito di fine mese per tutti quelli che sono, diciamo, i vecchi percettori. E sempre data calendario alla mano, qui si parla del venerdì 27 di giugno, Poi lo sapete, se ci fosse un anticipo anche per quanto riguarda il pagamento di fine mese, ve lo farò sapere con un nuovo video. E come sempre l'INPS e di conseguenza le poste hanno tempo fino a fine mese per pagare la rata mensile.
Ultimo pagamento di oggi riguarda l'accredito del bonus Renzi con la NASPI. Questo è uno dei pagamenti più richiesti di ogni mese, è proprio quello appunto del bonus Renzi, bonus IRPEF, bonus 100 euro, non so, chiamatelo come volete, che è collegato al trattamento integrativo che arriva ogni mese sulla NASPI per alcune categorie di persone che hanno un reddito, diciamo, inferiore a una determinata soglia, che praticamente il reddito complessivo sulla NASPI è fino a 15.000 euro, quindi si ha diritto al trattamento integrativo in misura piena, che comunque ammonta a 1.200 euro annui, quindi 100 euro al mese. Poi, intanto prima di tutto vi dico che non si riceve il bonus Renzi sulla NASPI durante l'anno, che chi non riceve il bonus Renzi durante l'anno è possibile poi recuperarlo nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sempre che si avranno ovviamente i requisiti per poterlo recuperare. E visto che siamo ormai più o meno in fase di dichiarazioni dei redditi, più o meno siamo già lì, a sto punto io vi consiglio di, quando andate dal vostro consulente, di ricordargli eventualmente di recuperare questo bonus se non l'avete, se non vi è stato pagato tutto l'anno scorso, ok? Quindi c'è da inserire una casellina all'interno della dichiarazione dei redditi dove si fa un conteggio e si vede se si ha diritto a recuperarlo, ok? Quindi mi raccomando, se glielo dite al consulente, se ve lo fate da soli, ricordatevi voi. Poi l'INPS di solito paga il bonus subito dopo l'accredito dell'indennità di disoccupazione, quindi della NASPI, perciò vi dico già che ultimamente l'INPS ha un pochino posticipato le date di accredito di alcuni giorni e così, diciamo, i pagamenti del bonus Renzi di questo mese partono dal giorno 10, 10 è un martedì, quindi diciamo dal 10 in avanti, come sempre però sabati e domeniche esclusi. E se avrete fretta di sapere quando viene pagato il bonus, nel vostro caso specifico potete sempre contattare il centralino telefonico dell'INPS. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. E mi raccomando, andate a vedere quel sito internet che vi ho detto all'inizio, perché da lì si parte e che comunque trovate anche qui sotto in descrizione del video. A presto, ciao!